Cari pianisti, bentornati su How to Practice. Oggi continueremo ad addentrarci nei meandri del Carnaval e la prima maschera che Schumann ci presenta immediatamente dopo il preambolo è Pierrot. Pierrot è praticamente quella maschera appartenente alla commedia dell'arte che fa la caricatura ai lagnosi, alle persone che si lamentano ma senza un reale motivo. E lo stesso vale per Pierrot, infatti quella maschera tutta bianca con la goccia disegnata sotto l'occhio proprio per indicare come si sforzi a lamentarsi senza che ce ne sia assolutamente bisogno. E quello che fa Schumann con questa maschera è esattamente quello di sottolineare come le sue lamentele, i suoi dispiaceri sono fesserie. E cosa scrive Schumann per descrivere queste lamentele o questa caratteristica di Pierrot? E lui praticamente accosta due cellule melodiche, una portata cromatica che fa proprio intendere la sofferenza e invece un'altra legata però molto più decisa con una dinamica in netto contrasto con quella della lamentela, quindi è molto importante sottolineare appunto queste due differenze. Ci sono due modi per poter eseguire questa differenza o comunque questo contrasto. La prima è che si attiene a una modalità un po' più scolastica, è quella comunque di contenere il fortissimo e non sguaiarlo troppo. La seconda invece è proprio l'opposto, cioè quello di rendere la seconda cellula melodica, questa qui, molto più forte, molto più brutta, di imbruttirla, però dà più il senso di contrasto e quella che è la lunaticità della maschera. Personalmente eviterei questo genere di interpretazione in sede di concorso o di esame, e questa è più un'interpretazione da concerto. Attenzione alla ripetizione però della melodia lamentosa, perché ci sono anche qui due modi per poterla eseguire. La prima è quella di tenere la melodia in risalto della mano destra, quindi avere praticamente la stessa melodia ripetuta una terza sopra, oppure di sottolineare la melodia alla mano sinistra, che sarebbe praticamente la ripetizione di quello che ha fatto la mano destra in precedenza, però è un registro più basso. Quindi in questo modo. Primo. Oppure. Ora, quale delle due situazioni sia più corretta non saprei dirvelo. Io personalmente preferisco tenere la melodia a mano destra solamente perché la varia un attimino. Siccome stiamo parlando di una maschera da 2 minuti abbastanza lenta, temo che poi possa risultare eccessivamente noiosa, anche se il cambio di registri dovrebbe ovviare a questa cosa. Quindi non c'è una decisione giusta e una sbagliata, dipende dai gusti in questo caso. E così praticamente tutta la variazione, quindi sia nella parte pianissimo, contrasti che vanno sempre sottolineati. Questa è l'unica cosa di questa maschera a cui bisogna prestare effettivamente attenzione. E poi il finale è molto bello, perché dopo che finalmente c'è un qualcosa di diverso, dove non si sta sul piano, ma addirittura arriva un fortissimo, e qui allora teniamolo. Qui attenzione a tutte le differenziazioni, i legati devono essere legati, gli staccati devono essere staccati, e non fare queste cose porterebbe alla distruzione della maschera, non sarebbe interessante altrimenti, sarebbe estremamente noiosa. Invece tutte queste piccole accortezze fanno sì che sia molto più gradevole. La seconda maschera invece è un po' più frizzante. Contrariamente da Pierrot, Arlecchino si pone in modo molto più brioso, anche perché è proprio la figura e la maschera di Arlecchino ad essere molto diversa da quella di Pierrot. Stiamo parlando di un bergamasco iracondo, molto vivace, arguto, che manca di rispetto a tutti, compresa la sua promessa sposa.
E Schumann, per sottolineare queste caratteristiche, ci mette anche qui due elementi musicali, uno brillante e di agilità, con tanto di salto di decima, e un altro invece verticale e molto deciso, proprio probabilmente a sottolineare quella che è la ferrea testardaggine di Arlecchino. Attenzione al salto di decima, perché non deve uscire una cosa tipo... non c'è l'accento alla fine e bisogna comunque rispettare la legatura, quindi attenzione a far sentire la prima nota e la seconda in sfumato. Lo stesso vale nella parte col fortissimo, non vi preoccupate, dateci dentro. La parte col pianissimo invece è una parte ingannevole, fate attenzione perché è vero che c'è un cambio drastico di dinamica e abbiamo una melodia legata, però abbiamo anche degli sforzati, abbiamo degli accenti. Questo ci fa intuire che non dobbiamo renderlo troppo smielato, deve anche essere fatto a tempo. Il ritardando sta scritto alla fine, non sta scritto subito. Quindi attenzione, cerchiamo di rispettare il tempo lì. E praticamente questo per tutto il resto della maschera, null'altro da dire. Attenzione per il salto di decima, mi raccomando, quello va studiato abbastanza. Passiamo ora a trattare del valzer nobile. Qui abbiamo il ritorno del concetto della Sehnsucht, di cui abbiamo discusso nell'episodio precedente, quindi nel caso in cui non doveste ricordarvelo andate a vedere la puntata precedente. Questa maschera è in netto contrasto con Arlecchino. C'è scritto un poco maestoso, non deve essere veloce, c'è un forte con un pedale molto lungo ma non ci sono accenti, quindi guai a farlo in modo virtuosistico, andate proprio fuori tema, fuori concetto, non ha nessun senso. Qui è una maschera dolorosa se vogliamo, abbiamo questo senso di anelito che non può essere soddisfatto. La melodia legata è una melodia cromatica, è una melodia sofferente, che andrà a chiudersi poi su degli accordi che sono dissonanti, ma che presi nel contesto colorano il brano in un modo fantastico. Se andiamo ad analizzare bene lo spartito, vediamo come questi accordi appartengono a due voci che suonano una dopo l'altra. È come se fosse questo. Quindi potete sentire come una progressione che va verso l'alto e l'aiuto della mano sinistra fa sì che ognuno di queste cellule melodiche abbia una coloratura speciale. Attenzione all'accordo di seconda Do-Re presente sull'ottava un po' più alta, quella dove sta scritto molto teneramente, perché lì la nota più importante da mettere in risalto è il Re, non è il Do, quindi dobbiamo necessariamente utilizzare due dita. Io personalmente utilizzo il secondo e il terzo dito. L'ultima cosa di cui dobbiamo trattare è la parte finale di questa maschera. Abbiamo un fortissimo che praticamente dura fino alla fine, ma data la natura della maschera successiva e dato anche come è scritto e le modulazioni che sono presenti e i cambi di voce, a mio avviso è implicito che non si concluderà in fortissimo. Sono delle caratterizzazioni che meritano assolutamente di essere valorizzate. Questo per introdurre Eusebio. Eusebio è una maschera interiore, corrisponde all'alter ego timido di Schumann, quindi come suggerisce Schumann stesso, va suonato adagio e sottovoce, come se un qualcosa che ti venga sussurrato. Quindi concludere il valzer nobile in modo pomposo sarebbe
eccessivamente ridicolo. Non si tratta infatti il valzer nobile di una caricatura. Mi ripeto, è la Sehnsucht. Per quanto riguarda Eusebio, data la natura del personaggio che Schumann ha creato e i valori che questo rappresentano, deve necessariamente essere suonato come se fosse una voce interiore. E Schumann non a caso scrive adagio, lo scrive sottovoce e ci tiene a sottolinearlo, niente pedale. Quindi guai a suonarlo col pedale, si perderebbe tutto, sarebbe smielato. Eusebio non è smielato, Eusebio è intimo, è diverso. Non è una maschera d'amore, non è una maschera di risonanza, è qualcosa che appartiene solo a lui. L'unico utilizzo di pedali che ci è concesso riguarda il pedale della prima corda, che deve essere utilizzato per creare dinamiche e colori diversi. Non deve essere inteso come un sordino, perché altrimenti ci renderebbe la maschera noiosa e monotona. Invece, il cambiarlo più spesso ci permette di utilizzare parti del martello diverse e quindi anche di avere dei colori diversi. Per quanto riguarda il pedale che Schumann non vuole si venga usato per questa parte, è lecito utilizzarlo solo nel caso in cui non fossimo in grado di mantenere il senso della melodia con la sola mano. L'utilizzo del pedale invece degli smorzatori ci è concesso nella parte più lenta. Qui abbiamo un'apertura sia di dinamiche che di registri, quindi gli armonici di tutto il pianoforte devono essere sentiti. E infatti Schumann lo scrive anche, pedale. Quindi il fatto che non lo voglia prima, a maggior ragione, deve essere rispettato. Qui attenzione, i gruppi devono essere di 5 e di 3, non suonateli come vengono. Utilizzate il metronomo in fase di studio, è fondamentale perché altrimenti si perde il senso logico, perché Eusebio era comunque quello razionale, il suo alter ego razionale non era il suo alter ego passionale come Florestano che vedremo dopo. Quindi è importante professionalità in questa parte di variazione. La diteggiatura che vi consiglio è la seguente. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio riprenderemo da Florestano. Spero di esservi stato utile e buono studio.